Ciao e benvenuti alla guida al Dungeon Underground Cave of Desperation su Throne and Liberty. In questa guida vi guideremo attraverso tutti gli incontri con i boss e i mob della Underground, comprese le meccaniche, e vi sveleremo come andare a sopravvivere e sconfiggere il boss finale. Dunque, in questo dungeon che dovremo entrare in 6, quindi avere in squadra un tank, un healer e 4 DPS, nelle prime stanze sarà molto semplice, basterà semplicemente fare molto DPS sulle formiche. Bisognerà stare attenti a altri tipi di insetti che possono esplodere, quindi state attenti e stateci lontani. Anche in questa nuova stanza non ci sono meccaniche particolari, bisognerà soltanto uccidere più velocemente possibile sia le formiche che le larve. My fingers are going numb. Cold wind will anesthetize my soul. Early morning is lonely and glum. Hollow thoughts. Pulite tutte le stanze, si può procedere all'interno del dungeon e ci troveremo il primo boss, ossia la principessa delle formiche, che è questo qui che stiamo cercando di abbattere. Dunque, questo ha 3 meccaniche. Innanzitutto il boss esegue un attacco AoE a forma di cono di fronte a sé. In questo caso il tank dovrebbe cercare di affrontare il boss lontano dal resto del gruppo, in modo che non colpisca nessun altro. Poi una seconda mossa. Il boss piazza un exploding larva su un giocatore a caso. Quindi un altro giocatore deve camminare vicino al giocatore colpito per andare a rimuovere la larva e quindi anche il danno. E infine farà una terza mossa, ossia urlerà per poi generare diversi mob larva. In questo caso, per evitare questa mossa, si può usare un CC quando si sente un urlo. In quel momento lì si potrà così interrompere questa terza meccanica. Sprouting like a coal. The warm light of the street windows. Behind them, life wakes up. It's better to burrow into pillows. My daily routine is a boring stand-up. Someday I'll be more than this teeming, crowded streets. Procediamo per il nostro dungeon e qui troveremo un'altra piccola stanza dove troviamo ancora formiche e insetti che andranno a esplodere, e quindi dobbiamo utilizzare la tecnica che abbiamo usato inizialmente e quindi ripulire il tutto per poi procedere. Procedendo, finalmente troveremo il secondo boss, in realtà sono dei mini boss. Comunque, si tratta della formica velenosa. Innanzitutto, la prima mossa di questo boss sarà quella di andare ad avvelenare. Dunque, la tecnica contro il veleno è ovviamente quella di non rimanere sopra le pozze di veleno, e il tank dovrà essere bravo da riuscire a spostare la nostra formica in modo da andare a creare un'unica pozza. In quella maniera lì, quindi una grande pozza di veleno, sarà più semplice andare a evitarlo. Invece se ci troviamo tante piccole pozze, quindi tutto il terreno pieno di verde, perché è il colore del veleno, sarà un po' più complicato andarlo a evitare. Quindi è bene riuscire a spostare la formica in modo che sputa soltanto da una parte e quindi trovarci una grande pozza di veleno, in modo da riuscire poi a rimanere nelle zone dove c'è la terra pulita. Questa formica poi avrà una seconda meccanica, ossia andrà a utilizzare l'attacco Fury. Ecco, come avete visto adesso. Questo attacco praticamente va parato, in modo che riusciamo a non farci tirare verso se stessa.
Questo serve più che altro, appunto, il la persona per farla cadere nell'acido. Se il tank lavora bene, e voi anche riuscite a parare, non ci dovrebbero essere grossi problemi. Build my core around silly candies. I wish I could take my time to learn to savor the moment, to ignore the dirt and grime, to get rid of the chaotic movement. Can't erase the memory, I can't, it will always be with me. Can't turn off the sensory. Arriviamo ora alla parte più complessa di tutto il dungeon, ossia alla parte finale e quindi al boss della regina formica, che è un po' più complicato perché ha più meccaniche da andare a completare. Vediamo subito come funziona. Il primo attacco che andrà a fare questo boss si chiama Attacco Furia. Praticamente prenderà di mira solo i giocatori posizionati di fronte al boss. Pertanto il tank dovrebbe fare del suo meglio per allontanare la bestia dal resto del gruppo e stare attento all'indicatore di furia viola. Se sei anche però comunque una classe DPS o un guaritore, dovete stare molto attenti a questo attacco perché potrebbe anche arrivare su di voi. Quindi non lo guardate in volto. A un certo punto usciranno delle formiche che paralizzano. Queste potrebbero creare dei problemi in quanto andando a paralizzare in quel momento lì non si riusciranno a skillare le skill. Quindi i DPS dovranno ucciderle più velocemente che possono. A un certo punto il boss emetterà un urlo e lo potrete anche vedere dalla scritta nel linguaggio delle formiche. Dunque, a quel punto lì dovete correre più velocemente possibile sopra delle montagnette di terreno, come potete vedere qua. Dovete trovare la formica, quindi l'uovo che si schiuderà di formica, e uccidere rapidamente la formica che si trova sopra. A quel punto tornate poi sotto e continuate a fare danni e quindi a procedere con l'uccisione del boss. Like an ant inside is a deep dark sea. Dunque, come ho spiegato prima, ogni volta che la formica, e qui lo potete vedere bene nell'immagine, emetterà un urlo e quindi uscirà sopra la testa e anche in chat la scritta, un po' così geroglifico, dovete rapidamente correre sopra le montagne di terreno. Quindi in questa immagine vedete la scritta. Quindi rapidamente dovete correre sulla montagnetta che sta più vicino a voi. Mi raccomando, cercate di essere rapidi, altrimenti emetterà un altro urlo che praticamente è una skill AOE che shota tutti. Se non trovate l'uovo e quindi poi la formica, dovete rapidamente gettarvi dall'altra parte, quindi la parte opposta, dove trovate un'altra montagnetta dove finalmente troverete l'uovo. Quindi potete anche sbagliare la montagna, ma fare questa sequenza è importante e quindi adesso andare a uccidere questa nuova formica. A questo punto si procede con l'uccisione del boss. Dunque ragazzi, se finora abbiamo fatto un buon lavoro, il boss dovrebbe essere arrivato circa a metà vita, quindi emetterà una nuova meccanica, ossia quella delle larve, vedete? Dunque, vi troverete delle larve di colore giallo inizialmente sopra. I DPS rapidamente dovranno venire vicino a voi, togliervi la larva e voi dovete allontanarvi il più velocemente possibile da altri giocatori in modo da non ripassare la larva. Quindi, togliendo tutte le larve, si potrà tranquillamente procedere con l'uccisione del boss.
Queste sono le principali meccaniche di questo boss e ovviamente si potranno ripetere più volte, dipenderà da quanto DPS farete e quindi la velocità in cui il boss andrà a perdere vita. Comunque le ho spiegate e se le fate nell'esatta sequenza non ci dovrebbero essere grossi problemi. L'importante è fare tutte le meccaniche e comunque avere un gruppo che ha dei DPS che riescono a tirare giù più velocemente possibile il boss, in modo che così avete poche volte il fatto di ripetere tutte queste meccaniche. Dunque ragazzi, questa è la guida per affrontare il boss Regina Formica. Come sempre vi ringrazio della visione, vi invito a mettere un bel mi piace, se avete delle domande naturalmente fatele qui sotto nei commenti. Naturalmente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale perché arriveranno nuovi interessanti video e vi ringrazio di tutto. Mi raccomando, se volete anche condividete questo video. Ciao e alla prossima!